Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa maglia. È veramente molto semplice, l'unica difficoltà è il pizzo, che però come vedete non è difficilissimo, quindi secondo me anche le principianti si possono buttare e provare a realizzarlo. È una maglia top down che si appunto inizia dall'alto e si lavora verso il basso. Il primo pezzo fino alla fine dello scalfo, sia per il davanti che per il dietro, è lavorato in ferie di andata e ritorno, quindi anche per tutte quelle persone che poi non vogliono continuare in circolare perché si trovano meglio a lavorare a pannello, possono semplicemente lavorare tutto il davanti e tutto il dietro a pannello, ricordandosi però di lasciare la maglia di vivagno e poi fare le cuciture laterali. Per tutte le tecniche che vi spiego durante il video trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per cominciare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Visco Iggy di Tessiland. È composto dal 75% di cotone, il 25% di viscosa e in 50 grammi ci sono circa 125 metri. Qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 3 al 3,5, ma io per avere una tensione corretta di 20 maglie per 30 ferri devo utilizzare i ferri numero 4. Come sempre vi dico, voi dovete fare un campione di 10 cm per 10 cm e verificare con quale numero di ferri avete appunto la giusta tensione. Ci servirà inoltre un metro da sarta, un ago da maglia, dei marcatori ad anello, dei marcatori a lucchetto e un contagiri, ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta dobbiamo andare a prendere la misura della circonferenza del seno, nel mio caso sono 90 cm. Però, visto che all'inizio lavoriamo a pannello, quindi lavoro un davanti e un retro, questo numero lo devo andare a dividere in 2 e ho 45 cm. Adesso devo moltiplicare per 20, che è il numero di maglie che io ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10 per sapere quante maglie devo avviare. E infatti qui mi dice 90 maglie, ma visto che all'inizio c'è questo bordo pizzo che è dato da un multiplo di 12 maglie più una, io devo verificare che queste 90 maglie siano divisibili per 12, quindi 90 diviso 12 mi dà 7,5. Però attenzione, io vorrò poi fare un bordo di 3 maglie da un lato e 3 maglie dall'altro, quindi provo a verificare se con 7 ripetizioni io arrivo al mio davanti o il mio retro perfetto. Proviamo 7 per 12, che appunto è il numero di maglie che ho per ogni ripetizione, mi dà 84, più 6 che sono le maglie di bordo, mi dà, vedete, 90. Perfetto, basta aggiungere una maglia, perché appunto il multiplo era di 12 più 1, e io quindi vado bene così, con 91 maglie, quindi io avvierò 91 maglie. Ecco, se voi lo volete un po' più comodo, potete anziché arrotondare per difetto, arrotondare per eccesso. Poi lì dipende anche insomma dove vi avvicinate di più. Io avevo 7,5 come multiplo, quindi erano 7 ripetizioni e mezzo, e stava a me dire se lo volevo un po' più tra virgolette grande o un po' più piccolo, che poi piccolo non è perché mi è andato benissimo. Se voi avete scusate, tipo 7,9, è chiaro che dovete andare ad arrotondare per 8 ripetizioni. Lì insomma dipende il vostro numero diviso 12 che il risultato vi dà. Magari vi dà un risultato perfetto, cioè un numero senza virgola. Ecco, io quindi adesso andrò ad avviare 91 maglie. Comunque un altro trucchetto nel caso per avere un po' di agio è, anziché fare 3 maglie di bordo a destra e 3 maglie di bordo a sinistra, farne 4 e 4, 5 e 5, insomma giostrare un po', ecco, così il numero con le maglie.
Adesso lascio una codina abbastanza lunga per avviare tutte le mie maglie. Se non sapete come conteggiare la lunghezza della codina, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. E poi avvio le mie maglie con il metodo long tail, quindi avvolgo il filo tra il pollice e l'indice, lo trattengo con il resto delle dita, prendo il mio ferro, vado dietro, tengo con il dito il filo e giro. A questo punto vado su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo e ho avviato le mie prime 2 maglie. Adesso avvierò una maglia alla volta, sempre andando su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. Su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. Comunque, anche per questo avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Avviate tutte le maglie, lavoro in ferri di andata e ritorno e il primo ferro sarà un ferro di impostazione, quindi lavoro le prime 3 maglie a dritto perché lavoreremo per tutta l'altezza dello scalfo le prime 3 maglie a legaccio, quindi sempre a dritto. Metto un marcatore che mi delimita il bordo e poi lavoro tutte le maglie tranne le ultime 3 a rovescio. Le ultime 3 chiaramente saranno anch'esse 3 maglie di bordo e quindi le lavoro a legaccio. In questo momento, visto che stiamo lavorando in flat, in ferri di andata e ritorno, quindi a pannello, diciamo così, saranno lavorate sempre a dritto. Quindi abbiamo prime 3 maglie a dritto, maglie centrali tutte a rovescio, ultime 3 maglie a dritto. Nei ferri successivi lavoreremo il motivo a pizzo, quindi vi lascio una grafica per farvi comprendere meglio la lavorazione. Adesso iniziamo con il primo ferro del motivo a pizzo. Le prime 3 maglie le lavoriamo a dritto, sono le 3 maglie di bordo. Poi dobbiamo fare 2 maglie insieme a dritto e da questo momento in avanti inizia la sequenza di un dritto, 2 maglie insieme a dritto, un gettato, un dritto, un gettato, un dritto, un gettato, un dritto, un gettato. Poi facciamo una accavallata semplice, quindi passo la prima maglia senza lavorarla, lavoro la seconda e accavallo la maglia passata su quella lavorata, un dritto e una diminuzione doppia centrale, quindi passo 2 maglie assieme a dritto senza lavorarle, lavoro la seguente e accavallo le 2 maglie passate su quella lavorata. Questa è la sequenza, la devo ripetere fino alla fine. Comunque vi faccio vedere l'ultima sequenza perché proprio, diciamo così, l'ultima maglia dell'ultimo multiplo è diversa. Quindi adesso ripetiamo questo fino ad arrivare all'ultima o le ultime 2 maglie, lì dipende se si lavora un dritto o 2 maglie insieme o quel che è, insomma all'ultimo che vi faccio vedere come modificarla. Sono arrivata a lavorare l'ultima sequenza e quindi un dritto, 2 maglie insieme, getto, un dritto, getto, un dritto, getto, un dritto, getto, la cavallata, un dritto e vedete qui anziché fare la diminuzione doppia centrale che si lavora su 3 maglie, vedete ne ho solo 2
perché come ultima maglia devo lavorare una cavallata, quindi normale, e poi ho le mie 3 maglie a dritto di bordo. Vi do subito dei consigli. Per prima cosa vi consiglio di tenere traccia con un segnagiri del giro che avete appena effettuato. Quindi adesso io ho finito il mio primo giro e quindi segno 1, perché poi vi è più facile sapere a che punto siete della lavorazione. Il secondo consiglio è quello di non mettere i marcatori ad anello a suddivisione dei multipli. Questo perché? Perché come abbiamo visto nella prima maglia lavorata abbiamo fatto per esempio 2 maglie insieme. Quindi se io vado a mettere ogni 12 maglie un marcatore ad anello, nel giro successivo, non tanto quello di ritorno, proprio nel giro di lavorazione successivo, mi troverò a dover spostare tutti i marcatori. Perché appunto le maglie si lavorano, si spostano leggermente. Quindi piuttosto che mettere i marcatori ad anello, allora vi consiglio di mettere questi a lucchetto in maniera che li spostate magari tutti di uno, oppure anziché attaccarli direttamente al cavo, adesso qui è troppo piccolo per farvelo vedere, però lo attaccate alla maglia in questa maniera, in modo che segna magari dove dovete fare, dove finisce il multiplo, oppure sempre dove dovete fare magari le 2 maglie, la diminuzione doppia centrale. Insomma, lì vedete voi quali riferimenti prendere. Io preferisco così, lavorare così, senza mettere appunto nessun tipo di marcatore, proprio perché le maglie bene o male si spostano, poi vi farò vedere in che senso, e quindi sarebbe difficile poi togliere tutti i marcatori e rimetterli la volta dopo, diventa più un pasticcio. Però una cosa invece che vi consiglio di fare è ogni tot ferri, adesso dipende, magari ogni 5 ferri, ogni 2 ferri, dipende da voi, di fare la cucitura di sicurezza, in maniera che se sbagliate e dovete disfare, non disfate tutto il pizzo, ma disfate solo fino alla cucitura di sicurezza. Vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link dove vi spiego 3 modi per eseguire la cucitura di sicurezza. Un altro, più che suggerimento, direi è un incoraggiamento che vi do: i primi ferri sono i più difficili, proprio il primo poi il più difficile di tutti. Comunque i primi ferri sono proprio i più difficili, mano a mano che andiamo avanti nel pizzo diventeranno sempre più facili, quindi non vi scoraggiate. Nel terzo ferro lavoro a dritto le maglie di bordo, quindi 1, 2, 3, poi lavoro 2 maglie insieme. Vedete, era quello che vi dicevo prima. Se io qui, dopo la prima maglia, avessi messo il marcatore e poi avessi conteggiato 12 maglie e marcatore, adesso avrei una maglia e il marcatore. Dovendo lavorare 2 maglie assieme, mi toccherebbe spostare la prima maglia, togliere il marcatore ad anello, e per quello che vi dicevo di non farlo, al massimo mettete quello a lucchetto. Comunque, dicevo, 2 maglie insieme e poi inizia la sequenza, il multiplo da ripetere: un dritto, un gettato, 2 maglie insieme, un gettato, 3 dritti, 1, 2, 3, poi un gettato, una cavallata semplice, un gettato, un dritto e la diminuzione centrale doppia. Quindi passo 2, lavoro 1 e a cavallo.
e ripeto questa sequenza per tutte le altre maglie e vi faccio vedere l'ultima sequenza proprio perché, come avete visto anche nel primo ferro, le ultime maglie si lavorano diversamente. Ultima sequenza, un dritto, getto, 2 assieme, getto, 3 dritti, 1, 2, 3, getto, accavallata, getto, dritto, e anche qui anziché la diminuzione doppia centrale facciamo una cavallata semplice e poi finiamo con le 3 maglie a dritto, 1, 2, 3. Nel quinto ferro lavoro sempre le 3 maglie di bordo a dritto, poi 2 maglie insieme e poi inizia la sequenza: 2 dritti, 1, 2, un gettato, 5 dritti, 1, 2, 3, 4, 5, un gettato, 2 dritti, 1, 2 e la diminuzione doppia centrale, quindi passo 2, lavoro 1 e a cavallo le 2 passate e proseguo così fino all'ultima che, come al solito, vi faccio vedere. L'ultimo multiplo si lavora 2 dritti, un gettato, 5 dritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 dritti, un gettato, 2 dritti e anche qui al posto della diminuzione doppia centrale una cavallata semplice e poi lavoro le ultime 3 maglie di bordo. Nel settimo ferro lavoriamo le 3 maglie a dritto di bordo, poi 2 maglie assieme e poi iniziamo la sequenza: un dritto, un gettato, un dritto, un gettato, una cavallata semplice, un dritto, 2 maglie assieme, un gettato, un dritto, un gettato, un dritto e la diminuzione doppia centrale, quindi passo 2, lavoro 1 e a cavallo e ripeto fino alla fine. Chiaramente vi faccio vedere l'ultima ripetizione. Ultima ripetizione: un dritto, getto, un dritto, getto, una cavallata semplice, un dritto, 2 maglie assieme, getto, un dritto, getto, un dritto e, come al solito, nelle ultime 2 una cavallata semplice e finisco con le mie 3 maglie di bordo. Nel nono ferro sempre le mie 3 maglie di bordo, 2 maglie assieme a dritto e poi inizio la sequenza: getto, 3 dritti, 1, 2, 3, getto, diminuzione doppia centrale, quindi passo 2, lavoro 1 e a cavallo, poi getto, 3 dritti, 1, 2, 3, getto, diminuzione doppia centrale, passo 2, lavoro 1 e a cavallo
e ripeto questa sequenza per tutto il ferro tranne l'ultimo che vi faccio vedere. Ultima ripetizione, getto 3 dritti, 1, 2, 3, getto, diminuzione doppia centrale, getto 3 dritti, 1, 2, 3, getto e la classica accavallata semplice. Poi 3 maglie di bordo. Nell'11° ferro 3 maglie di bordo e poi cambia un dritto. Adesso inizia la sequenza: getto, una cavallata semplice, un dritto, 2 maglie assieme a dritto, getto, un dritto, getto, accavallata semplice, un dritto, 2 maglie assieme a dritto, getto, un dritto e ripeto questa sequenza fino alla fine. Chiaramente l'ultima sequenza ve la faccio vedere. Questa volta la sequenza si ripete invariata fino alla fine perché anche l'ultima maglia è uguale e poi ho le 3 maglie di bordo. Nel 13° ferro inizio con le 3 maglie di bordo, un dritto e poi inizia la sequenza: un dritto, un gettato, la diminuzione doppia centrale, gettato, 3 dritto, quindi 1, 2, 3, un gettato, diminuzione doppia centrale, un gettato e 2 dritto, 1 e 2 e ripeto questa sequenza fino alla fine. Poi chiaramente farò le 3 maglie di bordo. Nel 15° ferro abbiamo le 3 maglie di bordo, 1, 2, 3 e poi abbiamo 2 maglie insieme a dritto e da qui parte il nostro multiplo, quindi un gettato, un dritto, un gettato, una cavallata semplice, 3 dritti, 1, 2, 3, 2 maglie insieme, un gettato, un dritto, un gettato e la diminuzione centrale doppia. Questo lo ripetiamo fino alla fine del ferro, tranne che per l'ultima ripetizione che adesso vi faccio vedere. L'ultima sequenza: getto, dritto, getto, una cavallata, 3 dritti, 1, 2, 3, 2 maglie insieme, getto, dritto, getto e un'altra cavallata. Finisco con le mie 3 maglie di bordo. Nel 17° ferro facciamo le nostre 3 maglie di bordo, poi facciamo un dritto e da qui inizia il multiplo con 3 dritti, quindi
1, 2, 3, un gettato, una cavallata semplice, un dritto, 2 maglie insieme, un gettato e 1, 2, 3, 4 dritti, e ripetiamo questa sequenza fino alla fine. Poi chiaramente faremo le 3 maglie del bordo. Nel 19° ferro faccio sempre le mie prime 3 maglie di bordo, poi un dritto e poi lavoro 4 dritti, 1, 2, 3, 4, getto, diminuzione doppia centrale, getto e 5 dritti, 1, 2, 3, 4, 5. E questa sequenza di 4 dritti, un gettato, diminuzione, un gettato, 5 dritti, la ripeto fino alla fine del ferro. Poi chiaramente farò le mie 3 maglie di bordo. Nel 21° ferro lavoriamo tutto a dritto. Il 23° e ultimo ferro del pizzo si lavora come il ferro 19, quindi 3 dritti come bordo, 1, 2, 3, un dritto e poi si inizia la sequenza di 4 dritti, 1, 2, 3, 4, un gettato, una diminuzione centrale doppia, un gettato, 5 dritti, 1, 2, 3, 4 e 5, e si prosegue così fino alla fine, dove poi chiaramente lavorerò le mie 3 maglie di bordo. Bene, a questo punto abbiamo finito di lavorare il nostro motivo a pizzo e quindi proseguiamo lavorando a maglia rasata sempre in ferri di andata e ritorno per l'altezza del nostro scalfo, mantenendo comunque le 3 maglie di bordo da un lato e dall'altro a legaccio. Ho lavorato per l'altezza del mio scalfo, per me sono 20 cm, e adesso vado a fare la stessa cosa per l'altra parte del dietro o del davanti. Ho finito di lavorare anche la seconda parte e ho messo tutto sull'unico ferro circolare, in modo che adesso iniziamo, unendo le 2 parti, la lavorazione in circolare per il resto del corpo. Per unire in circolare le 2 parti potete o avviare a nuovo 2-4 maglie, oppure, visto che abbiamo già l'ampiezza del seno, potete praticamente portare l'ultima maglia sul ferro di sinistra e lavorare queste 2 maglie assieme in questo modo. E poi proseguite normalmente lavorando a dritto. La stessa cosa dovete fare dall'altra parte. A questo punto, se avete i fianchi uguali o leggermente inferiori rispetto al seno, andate giù dritte fino all'altezza desiderata. Se invece avete i fianchi che sono più ampi rispetto al seno, vi faccio vedere che conteggi dovete fare per iniziare poi a fare gli aumenti. Quindi, se avete i fianchi più ampi rispetto al seno, dovete fare così: provarvi la maglia in questo momento, quindi appena sotto lo scalfo, e misurare col centimetro l'altezza per sapere quanto dovete lavorare
fino alla fine della maglia, cioè quanto vi manca dal momento in cui siete, quindi appena sotto lo scalfo, fino alla fine della maglia. Lì dovete vedere voi come vi piace di più, se appena sul primo fianco, sul secondo, un po' più lunga, insomma, fate voi. Facciamo ad esempio che mancano 30 centimetri. Questi 30 centimetri dobbiamo sapere a quanti ferri corrispondono, quindi dovremo moltiplicare per 30, che è il numero di ferri che noi abbiamo in 10 centimetri nel nostro campione, e dividere per 10. Vuol dire che io per arrivare alla fine della mia maglia devo fare ancora 90 ferri. Adesso dobbiamo sapere quanto dobbiamo aumentare in questi 90 ferri. Quindi come faccio? Misuro la circonferenza dei miei fianchi, cioè dove voglio che finisca la maglia. Ecco, lì misuro la circonferenza. Facciamo ad esempio che sia 100 centimetri. Questi 100 centimetri devo sapere a quante maglie corrispondono, quindi 100 per 20, che è il numero di maglie che io ho in 10 centimetri nel mio campione, diviso 10, e mi dà 200 maglie. Bene, adesso devo togliere da queste 200 maglie il numero di maglie che ho sui ferri. Io sui ferri avevo, mi sembra, 91 maglie per il davanti e 91 per il retro, quindi 200 meno 91 meno 91. E mi dice che io devo aumentare circa 18 maglie per arrivare appunto alla circonferenza dei miei fianchi. Siccome ad ogni giro di aumenti io aumento 4 maglie, 2 su un fianco e 2 sull'altro, questo 18 lo devo dividere per 4 e mi dà 4,5. Beh, è un numero con la virgola, io non posso come dire, aumentare con un numero con la virgola, quindi arrotondo, diciamo, a 5 ferri di 5 ferri di aumento. Allora, adesso so che io devo lavorare per 90 ferri e arrivare a 200 maglie per la circonferenza dei miei fianchi e quindi fare 5 maglie di aumento. Adesso per sapere ogni quanti ferri devo fare l'aumento basterà fare 90, che è appunto il numero di ferri che io devo lavorare per arrivare alla fine, diviso 5 e mi dà 18. Cosa vuol dire? Che io ogni 18 ferri devo fare l'aumento, vuol dire che devo lavorare 17 ferri normalmente e al 18° fare l'aumento di 2 maglie su un fianco e 2 maglie sull'altro. Adesso vi faccio vedere come metto i marcatori e dove faccio gli aumenti e che aumenti faccio. Bene, questo è il mio fianco. Io, vedete, ho mantenuto i marcatori che mi segnalavano dove iniziavano e finivano le maglie di bordo a legaccio. Perché? Perché se devo andare a fare degli aumenti, adesso non è il mio caso perché io ho 90 di seno e 90 di fianchi, quindi al massimo faccio un giro di aumenti, poi vedrò in base all'altezza, a dove voglio che finisca la maglia. Però li ho mantenuti perché se dovessi appunto andare a fare gli aumenti so che devo farli all'esterno di questi 2 marcatori. Quindi qui dentro noi abbiamo all'interno dei marcatori 5 maglie, ecco, quelle le lasciamo. Noi andiamo a fare gli aumenti all'esterno e adesso vi faccio vedere che tipo di aumenti. Arrivo al marcatore, prima del marcatore, guardate, sollevo il filo che unisce le 2 maglie, lo metto sul ferro di sinistra prendendolo dal retro in questo modo e poi lo lavoro a dritto normalmente. Poi passo il marcatore, lavoro le mie 5 maglie. Sono 5 perché ricordate erano 3 e 3 6, in realtà 2 maglie le abbiamo unite insieme quindi sono diventate 5. Passo il marcatore, adesso faccio l'altro aumento e come? Sollevo sempre il filo che unisce le 2 maglie, questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto, cioè lavorandolo dal retro. E così faccio anche
dall'altra parte. Io ve li ho fatti vedere subito, in realtà si fanno, avevamo detto dopo 17 ferri, quindi dovevo lavorare, se i miei fianchi erano 117 ferri, al 18° farlo. Ve l'ho fatto vedere subito perché, come vi ho detto, io proseguo dritta, non farò molto probabilmente aumenti. Arrivati alla lunghezza desiderata, iniziamo il bordo e dobbiamo lavorare per 7 ferri a legaccio. Il legaccio in circolare si lavora con un ferro a rovescio, un ferro a dritto, un ferro a rovescio, un ferro a dritto, e quindi il primo ferro che lavoriamo sarà tutto a rovescio. Bene, ho finito 7 ferri a legaccio, l'ultimo ferro è stato un ferro di rovescio e adesso procedo con la chiusura. Visto che io in questo punto non ho bisogno di elasticità perché è già abbastanza ampio, procedo con la chiusura con accavallata, che è molto semplice perché basta lavorare una maglia dritto, una seconda maglia dritto e accavallare la prima maglia lavorata, aspettate che non riesco a prenderla, ok, sulla seconda. Poi si prosegue lavorando un dritto e accavallando la prima maglia sulla seconda. Se questo tipo di chiusura per voi è troppo rigido, potete o lavorarlo con i ferri di misura superiore oppure fare una chiusura elastica. Arrivati alla fine della chiusura, lasciamo chiaramente una codina, tagliamo il filo e sfiliamo così la nostra maglia. A questo punto prendiamo un ago da maglia e andiamo a fare la chiusura perfetta in circolare, perché come vedete, se io la lascio così c'è un gradino, quindi per togliere questo gradino cosa facciamo? Entriamo nella prima maglia che abbiamo chiuso, nella prima V, prendendo tutte e due, deve essere questa, sì, prendendo tutte e due le V, e poi per chiudere bene rientriamo da dove esce il filo, qui, quindi al centro della V. Tiriamo e cerchiamo di fare appunto una maglia simile alle altre, quindi di chiudere in questa maniera in modo da non avere lo scalino. Chiaramente poi andremo a nascondere e fissare la codina nel retro. Per provare la maglia io avevo messo in corrispondenza delle punte, di queste 4 punte, 1, 2, 3, 4, dei marcatori a lucchetto e avevo lasciato libero queste altre punte perché a me piaceva con questo tipo di scollo. Chiaramente qui siete voi che dovete provare a mettere appunto i marcatori a lucchetto e verificare come vi piace lo scollo, ma soprattutto che una volta cucite le punte avete uno spazio sufficiente aperto per farvi passare la testa. Adesso vi faccio vedere come vado a cucire le punte e poi basterà solo nascondere e fissare le codine. Per cucire le due parti tagliamo un filo abbastanza lungo, lo infiliamo in un ago da maglia e poi vedete che all'inizio si è formata questa catenella. Bene, dobbiamo entrare nella primissima maglia, che è questa, ok, e nella primissima maglia anche dall'altra parte, prendendo proprio le V, quindi questa. Lasciamo una codina abbastanza lunga perché poi dobbiamo andarla a nascondere, a fissarla, se no ci si disfa. E poi cuciamo come se fossero delle granny square, cioè prendendo le due V da una parte e le due V dall'altra. E ancora
perché abbiamo qui 3 maglie legaccio prima di arrivare alla nostra punta, le 2 prossime V e le 2 prossime V. Adesso l'ultima V e V, e poi senza tirare troppo, senza arricciare la nostra cucitura, torno indietro per fissarla una seconda volta, proprio per avere la certezza che non si smolli praticamente. Quindi V, 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 V e ancora V, V e l'ultimo. Ok, a questo punto inserisco sempre con il mio ago all'interno delle, praticamente fra le 2 cuciture, il filo, in maniera poi di poterlo andare a fissare sul retro, e faccio così anche per gli altri fili. Per fissare anche le altre puntine non entriamo nella maglia centrale, se no la giuntura sarebbe troppo piccola e magari non reggerebbe bene. Quindi entriamo in quella prima, mi raccomando, lasciate una codina, se no poi non riuscite a nasconderla bene ed è probabile che vi si disfi proprio la cucitura. Quindi da questa parte e da questa. Aspettate che qua si è tirata un po', ok, così, e poi rientrate nella seconda maglia sempre prendendo le 2 gambette, che questa è la maglia centrale, e poi nella terza. Ok, e adesso si ritorna indietro proprio per fare così, diciamo, un doppio passaggio. E a questo punto le abbiamo unite. Come al solito rientriamo nel mezzo della cucitura con le codine per andare poi a fissarle e nasconderle sul retro. Bene, come avete visto, realizzarlo è stato semplice. Io per una taglia M ho utilizzato circa 200 grammi di filato. Chiaramente per taglie più grandi o più piccole, oppure per vestibilità diverse, vi dovete regolare di conseguenza. Adesso vi do un consiglio per quanto riguarda il pizzo. Come tutti i pizzi, per dare il loro meglio, vanno ben aperti e bloccati. Per quanto riguarda il bloccaggio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque potete anche stirarlo, svaporarlo, visto che comunque si tratta di cotone, con il ferro da stiro, e poi semmai mettere degli spilli per diciamo così, appunto, dare la forma alle punte allo smerlo, ecco, del nostro pizzo. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!